Salve a tutti, eccomi qui per la seconda parte delle previsioni da Libra a Pesci. E come sapete condivido con amore quello che mi arriva per voi, i vostri messaggi, dividendolo segno per segno per dare un po' dei messaggi un pochino più precisi, che non vogliono essere previsioni, non voglio essere vi leggo il futuro, no? Semplicemente qualche, come dicevo prima, qualche tips che vi può aiutare. Vi chiedo sempre di ascoltare sia il vostro segno sia il vostro ascendente e anche la vostra luna. E vedete che cosa se vi risuona o meno. Lo faccio con grande amore, sapete che io sono Shams, vi parlo dalla casa di Ra, io vivo a Luxor in Egitto e creo anche viaggi iniziatici, viaggi culturali, escursioni, varie cose, in una maniera un po' diversa perché appartengo a questa terra, mi sento assolutamente parte di questa meravigliosa terra, di questo paese, di questa grande cultura, di questa conoscenza antichissima che metto a disposizione e quindi con grande amore vi comunico quello che mi arriva tramite lo spirito che vi vuole parlare. Quindi iniziamo questa luna in Vergine per la bilancia, la Libra. Vediamo quali sono i messaggi per le bilance per questa luna in Vergine. Questa luna in Vergine vi chiede di fidarvi della vostra conoscenza, di fidarvi dei doni che avete, che siano anche piccoli doni, che sia anche soltanto il fare un caffè, come vi dico sempre, non è importante, fidatevi dei vostri doni. E vi chiedono però, proprio perché questi doni, queste conoscenze possano scendere, di non camminare troppo in fretta, ma di rimanere fermi, che non è stare fermi, lo sapete, ma è semplicemente osservo che cosa si sta mostrando e tramite il mio cuore rimango qua, bello vigile, pronto a saltare dove devo andare, ok? Quindi non siate rigidi, non correte, ma semplicemente manifestatevi per chi siete, ok? Dovete di nuovo, vi dicono che dovete rimanere nella vostra grandissima centratura come canale tra cielo e terra e dovete iniziare proprio, c'è una strada che se rimanete lì vi si aprirà, si mostrerà una strada dove voi dovete andare, dovete manifestare. Questo nome chiede manifestazione del sogno della vostra anima, cioè qualcosa che voi avete sempre desiderato di fare e di sentire e di andare, che si manifesterà proprio in questa luna. E quello che succede ora proprio è questo, che sarete proprio, avete tutto a disposizione, bilance, e si apriranno diverse strade. Queste strade si apriranno proprio creando qualcosa che vi sta molto a cuore, vedendo quella visione e iniziando a camminare per crearla. E ricordatevi che questa manifestazione che ho detto prima con la creazione sono c'è un clack, ok, per voi, quindi è molto importante che siate molto attenti che cosa volete manifestarlo e come, la visione di come lo volete portare in manifestazione, ok? Quindi siate veramente attenti a ciò che arriva, perché voi potrete proprio manifestare con questa luna, in questi 6 mesi di luna, questi 30 giorni, ma che poi questo ciclo dura 6 mesi, fino alla prossima luna piena della Vergine, qualcosa che che è molto importante per voi, che proprio l'avete desiderato tanto, che la vostra anima ha tanto desiderato. Quindi è qualcosa di importante, qualcosa che verrà lasciato andare perché questo sogno possa essere manifestato, una pulizia intorno a voi, dentro di voi, anche nelle vostre case. Portate ordine e lasciate che quell'emozione di quel sogno si possa manifestare, l'invisibile che diventa visibile, bilancia.
felice, mi viene a dire questo. E ci sarà anche una riuscita con una donna, insieme a una persona che è una donna, che succederà in questa luna. E c'è proprio la leggerezza, quindi non preoccupatevi in questo momento se vi mancano i soldi, se c'è qualcosa che insomma ancora non fluisce bene in tutte le aree della vostra vita, ma rimanete centrati perché c'è proprio un cambiamento per voi, che vi mette in contatto con una tenerezza, una delicatezza che è dentro di voi. Quella delicatezza in questo momento va portata fuori, va messa in harmony, ok? Sentirete intorno a voi che ci sono delle persone che chiacchierano e che si muovono, no? Come per distogliervi da ciò che dovete fare, proprio questo, distogliervi da ciò che dovete fare. Quindi attenzione, non dategli importanza, non preoccupatevi, lasciateli parlare, perché voi avete una riuscita e secondo me queste chiacchiere hanno a che fare con un uomo. Quindi non ascoltate nessuno, state nel vostro sentire, in quello che si manifesta dentro di voi, perché voi portate proprio, guardate, una grandissima riuscita, ci sarà proprio l'amore che si manifesta nella vostra vita e oltre a quel progetto che vi ho detto prima, c'è comunque veramente una manifestazione di qualcosa che avete desiderato tanto. È che è come se in questo momento voi state nell'apertura, senza chiudervi, senza proteggervi, senza volere che tutti siano d'accordo o meno, ma nella vostra verità rimanete lì, riconoscendo chi siete e sentendo che quella cosa è assolutamente perfetta per voi. A quel punto tutto si aprirà, quindi fidatevi veramente e non chiudete, rimettete in apertura, perché si mostrerà qualcosa anche di love nella vostra vita, ok? Vediamo gli helpers per le bilance. Wow, 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 wow. Sotis, Sirio, guardate, dovete splendere tramite quel sole centrale che è il vostro diamante, vedete qui. Spandete quella luce ovunque, rimanete fermi e lasciate che quella connessione di Sirio possa entrare nel vostro cuore e si possa trasmettere a tutte le aree della vostra vita. Che cos'è quell'amore che ci guida, quella bussola che ci guida, quel grande navigatore che è il vostro cuore. Voi dentro quel navigatore avete lui, avete Sirio che espande la vostra vita, quindi che vi sta guidando, quindi lasciate questa stella Sirio, chiamatela quando andate a dormire la sera in questo processo di questa luna e sentite quali messaggi ha per voi, vi guiderà per fare le scelte giuste, per fare in modo che le cose si possano manifestare nella vostra vita. State nella luce, non ricadete nel buio, non lasciatevi portare da cose che non possono essere manifestate, ok? Che proprio intorno a voi, guardate un po', questa è la carta, avete proprio degli aiuti, quindi bilanci, siete assolutamente protetti, il Sirio e la protezione, avete intorno a voi delle guide, avete intorno a voi protezioni che vi stanno guidando e vi stanno cercando di mostrare una strada. Quella strada è in connessione con quel cuore. Il cuore si deve aprire affinché voi possiate sentire chi avete intorno, sentire chi sono quegli aiuti, sentire chi vi sta accompagnando nel grande amore di tutto quello che c'è. Quindi rimanete lì, fidatevi e state in ascolto, aprite tutti i vostri sensori in questa luna e soprattutto aprite quella grande tenerezza che c'è dentro di voi, quel grande amore che c'è dentro di voi affinché voi possiate guarire il vostro bambino interiore, qualcosa che è dentro, che veramente state sempre proteggendo troppo, invece che ha bisogno di essere portato fuori. Ha bisogno di aria, ha bisogno di correre col bambino, ha bisogno di divertirsi, ha bisogno di saltare e ha bisogno veramente di ridere. Semplicemente questo sarà il vostro mantra, bilance. Voglio essere felice,
in contatto con il mio bambino. Grazie. E ora, indovinate un po', Scorpio. Sapete, io sono Scorpione, no? Non si vede che sono Scorpione. Scorpio, Scorpio, Scorpio. Vediamo questa luna in Vergine cosa porta per questi scorpioni. Lo scorpione deve rimanere in centro, aspettare che si mostri tutto il processo davanti, perché ci sono strade nuove che si hanno, nuove vie che si aprono, nuove vie da percorrere, nuove vie in cui voi dovete essere semplicemente chi siete, mandando, scusatemi la parola, a cagare tutto il mondo. Dovete semplicemente essere in contatto con voi, credere in chi siete, basta. Nient'altro, quindi aspettate che sia completo, state attenti perché qui vi è richiesto un salto molto grande e molto vicino, non è un salto che dovete aspettare tanto tempo. Quindi sapete chi siete, sapete quali sono i vostri doni e sapete che siete anche privilegiati perché siete tra i pochi che potete entrare a sapere, a conoscere segreti che non tutti possono conoscere. Quindi ascoltate, sentite i messaggi della vostra anima con questa luna in Vergine che vi sta parlando come il pulsare di un cuore, si sta muovendo come il pulsare di un cuore e camminate per la vostra strada, abbiate il coraggio di uscire, smettete di fare sempre le solite cose, uscite. Camminate e uscite portando con voi chi? Il vostro cuore, fidatevi del vostro cuore, vi ho detto prima, quel cuore che vi dà e vi dice dove dovete andare e una nuova strada si apre davanti a voi, ma questa nuova strada ha bisogno di portare nuove basi, è come se fino adesso avete fatto tante cose, avete messo a posto tante cose, ma in questo momento sono delle basi ben precise da mettere giù, dove bisogna camminare per quel percorso. Basta, non c'è più trippa per gatti, non c'è più tempo di petire alle bambole, come vi dico sempre. A me non è mai piaciuto petire alle bambole, quindi mettete giù quelle basi e seguite quella luce che c'è davanti a voi, quella nuova strada, quel portale che si apre davanti a voi, lì dovete andare e in quel portale voi dovete semplicemente portare l'essenza. Quindi smettete di nascondervi, non c'è più tempo di nasconderci dentro la terra. Adesso lo scorpione deve uscire nella luce del sole, deve andare a mostrarsi e deve fare ciò che è giusto per lui. Belli o brutti, vi chiameranno cattivi, vi chiameranno brutti, non vi deve importare, dovete semplicemente essere chi siete. È giunto il momento di mostrare la vostra grandissima forza, la vostra forza che avete dentro, quella forza che avete di rinascere e di rigenerarvi. Quindi tutta questa rigenerazione che avete fatto in tutto questo periodo, adesso è ora di andare nell'essenza, di stare lì. Togliete tutti i veli, smettete di nascondervi, togliete tutte le barriere, siate chi siete perché ci sono delle strade nuove che si mostrano, che vanno percorse, non lasciatevi sfuggire queste strade, ok? Andiamo con gli altri messaggi per lo Scorpione. Lo Scorpione porta una grandissima, c'è proprio un successo a casa vostra, come se uscisse quel miele che scende giù. Wow! Non devo fare niente, tutto arriva, però devo darmi il permesso di stare in quell'essenza, come vi ho detto prima, perché se non vi date quel permesso non può manifestarsi, ok? Ci sono tutti dei segreti, voi sapete, voi siete il re dei segreti, l'imperatore dei segreti, quindi lasciate che quei segreti escano fuori e fate quel grandissimo cambio, smettete di lavorare contro di voi e tenervi nascosti, ma semplicemente fidatevi di voi, mostrate chi siete, lì ci sarà la grande riuscita, lì proprio tutto si manifesterà, proprio a casa vostra. A casa vostra c'è un cambio molto grande e c'è un cambiamento che porterà una grande rinascita, proprio un successo, cioè ve lo do per scontato ragazzi, qui c'è un grandissimo successo che sta arrivando e c'è veramente una riuscita anche con una persona
d'amore che avete e che vi ha anche tormentato, ogni tanto vi fa venire il tormento. Però questo tormento, ricordatevi un po' una cosa, che non è che è lui che vi sta facendo fare tutto questo tormento, è che voi state in tutto questo tormento. È come se voi state bene in tutta questa, è come se vi voleste difendere da questa persona, vi viene da dirvi. Quindi mostratevi nella grande luce, ok? Smettete di nascondervi e smettete di farvi un po' abbattere da voi stessi, ok? Quindi datevi il permesso, mi viene a dire Scorpioni, di essere felici per voi, di vedere che invece lì c'è un potenziale di grande amore, c'è un potenziale che poi potete stare anche bene, potete essere anche a vostro agio, che non è che tutte le cose devono essere sempre fatte nella maniera sbagliata. Quindi se quella non è la persona giusta per voi, andate oltre, ci saranno altre persone per voi, ma non rimanete lì a farvi caracchiri, a sentirvi male, ok? Perché veramente c'è un successo grandissimo, quel successo parte dal smetto di nascondervi, smetto di stare nascosto sotto e mi faccio male da solo, ma mi mostro, vengo su fuori della luce e cammino per quelle strade che sono esattamente per me, per stare bene e per avere successo, eppure per avere l'amore. Guardate un po', chi arriva, Wajeh. Questo è la forza vitale. Guardate, fra qualche giorno entreremo nell'onda del serpente magnetico, dello snake, che io amo profondamente, perché sono i miei 13 anni di sfida. E quindi c'è una grande rigenerazione, mi rigenero, ok? E salgo da quella terra, vado su, apro le mie ali e salgo su e volo. Questo è Wajeh che diventa in contatto con Ra, quindi la grande conoscenza. Il serpente, ricordatevi che nei segni geroglifici è veramente lo smart, la persona veramente intelligente, perché non ha bisogno di gambe, non ha bisogno di braccia, lui non ha nulla, ma lui può fare qualsiasi cosa, nulla gli è proibito, lui riesce a fare tutto, ricordatevi questa cosa, ok? E ora vediamo con carte del sole e della luna che cosa arriva e che cosa è il guaritore, Chirone, quindi una grande guarigione tramite questo serpente che si rigenera, ritorna alla vita, alla forza vitale, mi do il permesso di ritornare nell'essenza, di ritornare a stare fuori, di non nascondermi, io guarisco, porto una grande guarigione nella mia vita, al mio bambino, a me stessa, a essere semplicemente chi sono. Scorpioni, per favore, questo ciclo della luna, questi 30 giorni, questa luna in Vergine, in questi 6 mesi di questa manifestazione di questa luna, datevi il permesso di essere felici, datevi il permesso di rigenerarvi, di uscire allo scoperto, di mostrare veramente chi siete. Non abbiate paura, è giunto il momento per noi di stare alla luce, di non stare sempre nascosti. Siamo già morti e rinati tante volte, ora questa rinascita, facciamo in modo che questa rinascita possa essere proficua per noi, per tutti quelli che ci stanno intorno e anche per tutto il pianeta. Pace Scorpioni. Vediamo invece per i miei amati Sagittari, ho la mia Ollin ovviamente, Sagittario. Che cosa questa luna in Vergine porta? La luna vi chiede, questa luna in Vergine vi chiede di camminare sulla nuova strada che vi si è mostrata davanti, ma una grande lealtà, una profonda lealtà verso voi stessi. Io so chi sono. Devo avere fede verso me, voi siete in contatto con Dio, non potete per favore
nascondervi, non potete non portare quella grande verità, quella voce della fonte che arriva a voi. Quindi comunicatela, portatela nella vostra vita e siate veramente fedeli a quella grande voce che è dentro di voi, ok? Dovete avere il coraggio di tagliare ogni corda, dovete avere il coraggio di cambiare anche il modo di vedere le cose. Ci sarà, questa luna vi chiede una grande sfida a Sagittari, profonda, lo dico. Perché è come se vi mostrasse tutti i vostri attaccamenti, tutto ciò che vi ha tenuto sempre lì fermo, legato, vi mostrasse degli scrigni dove avete delle emozioni che non avete voluto vedere, dove ci sono lacrime, dove ci sono urla da fare, quindi andate fuori, andate davanti a un albero e urlate, tirate fuori tutto quello che avete dentro. E rendetevi conto invece che voi cambierete modo di vedere le cose, ma voi siete all'entrata di un grande tempio. Potete entrare in conoscenze che fino ad oggi non vi siete permessi, come vi ho detto prima, di poter manifestare, perché c'è una visione molto che è un progetto grande che finalmente si mostra davanti a voi. Voi dovete camminare per quel progetto e dovete veramente fidarvi di chi siete e dovete portare abbondanza. Dovete proprio fare un atto di fede verso quella visione che avete e dovete avere il coraggio di andare oltre. Uscite dai vostri campi, smettete di piangere di essere accettati o di essere accettati. Voi accettatevi, voi sapete chi siete, avete dei doni meravigliosi, Sagittari. Che cosa dovete fare? Fidatevi del vostro cuore, perché c'è un cambio che vi è richiesto in questa luna, in questi 6 mesi. Vi è chiesto un cambiamento, di portare quel progetto nascosto della vostra anima in manifestazione, di raggiungere quel progetto che è tanto che voi volete raggiungere dentro di voi. Quindi per favore manifestatevi, datevi il permesso che quel cuore possa finalmente uscire, possa veramente guidarvi a portare quel progetto che avete sempre avuto, un progetto che forse vi allontana da alcune persone, ma che vi avvicina veramente a chi veramente voi siete, ma che vi avvicina veramente a essere una unione con la vostra anima. Io sono il progetto della mia anima. Sagittari, meraviglioso, grazie. E vediamo quali altri messaggi. Smettete di essere delusi a casa vostra, smettetevi di essere depressi a casa vostra, cercate di ritrovare invece mettete i vostri confini, non lasciate entrare nessuno nei vostri confini, decidete voi chi può entrare dentro quei confini e smettete di essere tristi, ok? Perché non è più il momento, per questo momento c'è una persona importante che entra nella vostra vita, una persona che viene comunque viene riconosciuta per veramente una grande c'è una persona molto, molto importante, una persona comunque che agisce per il bene, ok, nella vostra vita e porta veramente una grande apertura anche dell'allegria, quindi smettete di essere tristi perché non c'è più tempo, ci sarà una grande abbondanza nella vostra vita, dovete semplicemente lasciare andare il passato e essere qui ora dove siete, vi ripeto, c'è una grande riuscita e non fatevi portare giù da persone, da una donna che è nella vostra vita che voi pensate che sta comunque lavorando contro di voi e che sentite che un pochino vi blocca la strada, no? Invece lasciatela andare, lasciate a lei il suo percorso, non preoccupate, voi seguite la vostra strada, seguite quello che dovete fare, questa è la cosa più importante che in questo momento dovete fare, Sagittario. Questa luna è molto, 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 molto importante, ok? E guardate che cosa dovete usare, l'alchimia, la grande madre, la connessione con Ra,
con le chiavi della vita che rigenero il mio corpo, rigenero la mia anima, rigenero il mio maschile e il mio femminile uniti. E a quel punto io porto tutta quella conoscenza e la posso manifestare nel mondo. È veramente un momento, veramente quello che sento, questo momento per voi Sagittari molto potente e anche molto importante, quindi non arrabbiatevi tanto con voi stessi, per favore, fidatevi di voi, siate buoni con voi, siate delicati con voi, perché c'è un processo alchemico profondo che sta avvenendo dentro di voi, ok? Andiamo con le carte del Sole e della Luna. Cercatore, comprendo tutto quello che voi state cercando, cercare quella grande verità. Io comprendo, ora comprendo dove devo andare, comprendo perché mi è successa quella cosa, comprendo che cosa, ma che cosa mi hai chiesto? Di usare l'alchimista che c'è in me, di fare quella pozione e di elevarmi, di andare dove devo andare. Grazie Sagittari, grazie del lavoro che vi verrà chiesto con questa luna, un lavoro importante non solo per voi ma per tutti noi. Quindi grazie mille, di onore vi amo. Capricorno, vediamo un po' per il Capricorno, questa luna in Virgo, che cosa vuole dirvi? Capricorno, qui c'è una grandissima ricerca per portare armonia nella vostra vita. La vostra vita in questo momento non è assolutamente in armonia, non è assolutamente in balance, quindi c'è bisogno di portare armonia. Quindi portate armonia nella vostra vita. E rimettete veramente, mettete in ordine. Allora, c'è un progetto della vostra anima, c'è una delicatezza e un contatto con le emozioni molto profondo che sta avvenendo dentro di voi, in cui voi dovete essere veramente molto delicati e dovete veramente darvi il permesso di cambiare il modo di vedere le cose, dovete cambiare il modo di fare le cose come le avete fatte fino ad oggi. Non continuate sempre a ricreare la stessa cosa, stesso criceto che gira dentro la ruota, basta, dovete farlo diversamente. Fidatevi di chi siete, della voce che vi arriva, fidatevi di voi e andate avanti, camminate nella vostra strada. C'è un cambio molto grande che vi è richiesto, un cambio che porta praticamente in contatto tutte quelle che sono le vostre conoscenze, c'è un cambiamento, quindi sarete ad usare veramente quei doni che voi avete dentro di voi e che sono a vostra disposizione e che voi avete tenuto nascosti soltanto per voi stessi, come se fossero soltanto vostri, io non li voglio condividere, ok? Invece portateli a conoscenza, fidatevi. E per fare questo vi è richiesto, in questo cambiamento che arriverà nella vostra vita, di stare veramente fermi, di non agire. In questo momento, Capricorno, non dovete agire, dovete stare fermi, aspettare che tutto sia pronto, perché in questo momento se agite le cose non sono pronte e ricadete sempre nella solita brace, si dice padella alla brace, ecco, ricadete lì, ok? Quindi per favore vediamo gli aiuti per i Capricorni. Capricorno, la dea, guardate un po', c'è qua. Le grandi ali di questa dea Isis, della grande madre. Che cosa vi viene chiesto, Capricorni? Vi viene chiesto di manifestare l'amore, ma manifestare l'amore prima di tutto per voi stessi. Perché dovete rimanere avvolti dalle vostre ali, stare dentro le vostre ali
e tenervi stretti in questo momento, avere cura di voi, di quel bambino che c'è dentro di voi, di quella donna che siete diventati, quell'uomo che siete diventati. E la dea Isis vi sta aiutando con le sue magie, col suo grande tocco magico a ritornare in contatto con voi stessi. Quindi tornate in contatto con voi, rimanete lì fermi, immobili, come ho detto prima, ma assolutamente avvolti dalle ali di questa grande dea che è la dea Isis. È già manifestate le carte del sole e della luna, ovviamente, però tramite che cosa? Il sole. Mi riconosco, dopo essere stata tra le braccia della dea Isis, dopo essermi rigenerata, dopo essermi ritrovata, allora io sono pronta a manifestare chi sono. Io sono pronta a manifestarmi, a fare vedere chi sono. Ma adesso, Capricorno, non siete pronti. State fermi, per favore, vi prego. E lasciate che questa luna in Vergine possa mostrare tutto ciò che è nascosto e che non volevate vedere e che so che vi farà male. Alcune cose saranno veramente pesanti, ma saranno assolutamente perfette per voi, ok? Grazie Capricorni. Acquario, i miei acquari, dove siete Acquario? Poi voglio i commenti, come sono andate tutte queste manifestazioni in questo periodo. Acquario, questa luna in Virgo che cosa vi porta? Allora, si aprono strade, nuove strade che vi chiedono di manifestare veramente chi siete voi. Manifestatevi. Aprite quelle strade, camminate in leggerezza, smettete di mettervi strutture che vi coprono, che vi tengono nascosti, ma semplicemente siate chi siete. Per l'Acquario è richiesto di prendere in mano il vostro cuore, quella delicatezza profonda e quel grande perdono verso voi stessi, verso qualsiasi cosa sia successa nella vostra vita, e darvi questo grande amore. Io mi accetto per come sono, accetto tutti per come sono e seguo quella nuova strada. Mi si sta mostrando un cambio davanti a me, quella vecchia vita è finita e devo andare verso qualcosa di nuovo, ma questo qualcosa, questa strada che voi vi si apre, non dovete fare quello che avete fatto fino a oggi, fino a ieri. Cioè, questo è importante, Acquari. Basta, voi siete quelli del cambio, siete il mio Urano, cioè per favore smettetela, lasciate andare tutto, fatelo diversamente, avete il coraggio di manifestare, aprite quelle braccia e dite ok, mostrami, sono pronto veramente a fare quel cambio ma radicale, non posso camminare, dovete fare quel cambio di quella strada continuando a fare tutto quello che avete fatto fino a oggi, anche nelle relazioni d'amore mi deve dire. Fate un cambio, smettete di sempre fare le geishe, cambiate, ok? Datevi il prezzo di cambiare, perché solo lì potrete avere un nuovo inizio. Allora lì sì, inizia qualcosa di nuovo che è consono con chi siete voi e si apre veramente una strada e voi seguite veramente quella voce che c'è dentro di voi e veramente seguite quello che volete fare, chi siete, ok? Questo è assolutamente importantissimo, ok? Sono un po' violenta oggi con gli acquari, ma c'è bisogno perché avete tantissime qualità e tantissimi doni, quindi noi siete quelli del cambio, quindi per favore, stiamo aspettando. E che cosa, quali altri messaggi ci sono per l'Acquario? Qui c'è una riuscita con un compagno, una compagna, c'è qualcosa di nuovo che si manifesterà e porterà qualcosa di nuovo se vi permettete di riuscire, quindi smettete di stare con la lacrima, a piangere eccetera, ma avete proprio una grandissima riuscita portando fuori qualcosa che è segreto dentro di voi, come se ci fossero delle emozioni che sono dentro di voi profonde che dovete portare fuori, ok? E a quel punto la riuscita sarà proprio una riuscita di una nuova vita, quindi togliete di mezzo persone che possono essere gelose di voi e non preoccupatevi, perché comunque
tutto si andrà come a sciogliere come neve al sole, perché vi troverete insieme a un gruppo di persone in cui starete molto bene e ci sarà una grande riuscita. Quindi se vi date questo permesso che vi ho detto prima, c'è un grande cambio Acquario, un cambio che vi permette di essere veramente chi siete e portare veramente armonia e, mi viene da dire una parola grande, felicità nella vostra vita. Wow, happiness. Vediamo gli aiuti per i miei acquari. Poteva essere che questo, amor là, voi dovete rimettervi in contatto con quel grande amore che c'è dentro di voi, quel grandissimo, grandissimo amore, quel miele che deve scendere, quella grande perdono, quello che sto nel canale, quando vi dico sto nel canale dell'amore, rimango lì e lascio che le cose davanti a me, anche se stanno facendo la guerra, stanno litigando, lascio lì, non entro in quello, vado oltre, andate oltre quello che vi è richiesto ora, andate oltre, andate nell'amore profondo che c'è dentro di voi, ok? E andiamo con le carte del sole e della luna. Smettete di sentirvi rifiutati, sto nell'amore, mi accetto per come sono, smetto di sentirmi rifiutati, quel rifiuto lo trasformo in accettazione verso me stessa. Devi sceglierne un'altra, Acquario, non so perché quel rifiuto deve essere veramente trasformato, ok? Guardate, sto nel canale dell'amore, quel rifiuto lo vedo, lo sento, lo accetto, lo trasformo e lo accetto verso di me. E che cosa, con che cosa lo posso trasformare? Con la gratitudine, essendo grata di tutto quello che ho, essendo grata di tutto quello che mi circonda, delle persone che mi accompagnano, di tutto quello dell'abbondanza che ho nella mia vita intorno a me. Solo così io potrò trasformare quel rifiuto in accettazione, accettandomi affinché nessuno possa mai rifiutare, affinché nessuno possa ferirmi. Sono grata anche a qualsiasi rifiuto che ho vissuto nella mia vita, perché sono chi sono oggi. Quindi gratitudine, Acquari, mi raccomando. Grazie mille. Pesciolini, miei amati pesci, le mie pescioline del cuore, loro sanno chi sono, vi voglio bene. Eccomi qua. Pesci, qui c'è un nuovo, vi è richiesto un nuovo inizio, ma non dovete iniziare da capo, sapete che avete già tutto a disposizione. E però questo nuovo inizio può essere manifestato solo seguendo la vostra voce, avendo fede in chi siete oggi, avendo fede in quello in cui credete, nel cambio che avete fatto fino ad oggi. Quindi per favore fidatevi di voi, ok? E i pesci, vi è richiesto proprio un grande amore, il cuore, vi è richiesto il cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Tutte le volte che la vostra mente comincia a lavorare, fermatevi e respirate nel cuore, mettetevi una mano sul cuore, tornate in contatto col cuore, tornate in quel canale dell'amore e ritornate lì dentro, perché solo con quella voce voi potete fare quello che vi è richiesto in questa luna in Vergine. Vi è richiesto di rimanere fermi, di non agire, di non agitarvi, di non stare agitarvi, quello di qua, quello di là, faccio questo, faccio quello. No, fermi, buoni. Respirate, state nel centro, perché nel centro io ascolto la mia voce, ricevo la mia voce. Se arriva fuori ho 100.000 voci e non capisco più che cosa devo fare, ok? C'è un cambio, un grande cambio che arriva nella vostra vita. In questo cambio voi capirete che cosa dovete veramente portare con voi, dove camminare. È come se in quel cambio voi trovate una nuova strada, un percorso che dite, ma guarda, quella strada, quel sentierino lì non l'avevo mai visto, non me ne ero mai accorta, e vi si apre. Allora quei piedi su quel sentiero saranno veramente nella strada giusta in cui voi troverete, vi sentirete, ogni passo che farete sentirete ci sono con il corpo, ci sono con la mia anima, ci sono con il mio spirito, ci sono con il mio bambino, con l'adulta che sono ora.
questo, quel cambio, quei passi, a ogni passo fermatevi e portate armonia. E sentite se l'armonia è veramente in tutte le aree della vostra vita. Fermatevi i passi e dite, ci sono tutta, è tutto in armonia, il mio materiale col mio spirituale, con tutto in armonia. Deve essere tutto in armonia, ragazzi, se no non andiamo da nessuna parte. Non possiamo essere tutti spirituali, fare le cose dettate dal business, dalla mente. Il cuore deve essere coinvolto, dobbiamo sentire profondamente, dobbiamo darci il permesso, ok? Di sentire. Vediamo quali altri messaggi per i miei pesciolini. Fish, fish, fish. Poisson, poisson. Non preoccupatevi, voi siete in ansia per i soldi, sempre perenni, che non vi bastano, che non li avete, non posso fare questo, non bloccatevi per i soldi arrivano nel momento in cui siete in armonia, allora quel flusso si muove continuamente, perché comunque voi avete una riuscita, quindi per favore non preoccupatevi tanto. I soldi vi arrivano, dovete preoccuparvi, ma non rimanete soggiogati soltanto pensando che vi manca, nella mancanza, state nell'abbondanza, ok? Non preoccupatevi se sono persone intorno a voi che stanno blaterando, chiacchiere, lasciateli fare. Sono messaggi che arrivano di qualcosa che era nascosto dentro di voi, quindi scoprirete qualche scrigno, come vi ho detto prima, che va rivelato. E ci sarà un cambiamento. Non abbattetevi, non fatevi abbattere, rimanete nella depressione delle cose che possono essere fatte diversamente o meno, rimanete nella neutralità, mi viene da dire, state neutrali. Scoprirete che c'è una persona donna invece che vi tiene come prigioniere, è una persona di cui voi vi fidavate, ma che in questo momento della vostra vita dovete un attimino allontanarla, poi magari la potrete riprendere nella vostra vita, però in questo momento la sua energia non è sana, mi viene a dirvi, per voi, è come se vi portasse un po' nel stare un po' più nella depressione, nel sentirvi che c'è qualcuno che non va bene o questa cosa non va bene, quindi rimanete per favore nella leggerezza. Il grande cambio che voi dovete fare quest'estate, sto nella grandissima leggerezza, ok, e nell'allegria, rimanete nell'ottava più alta, ok, in cui c'è la felicità, in cui sto nel sorriso, provo a sorridere anche se questa cosa insomma non è che mi faccia stare tanto bene, però la guardo e la osservo, mi viene da dirvi, la osservo semplicemente per quello che è, non metto già l'intenzione, oh Dio guarda questa cosa, no, rimango nella neutralità. Guardate questi dolori, questi scrigni che si aprono, che si apriranno nella vostra vita in questo momento, si apriranno degli scrigni, ma non rimanete nel oh me povera meschina, no, li guardo, sono nella neutralità, questa cosa è passata, io ora sono qui, ora dove sono, guardate dove sono i vostri piedi, sto centrata dove sono, qui e ora, e mi permetto di fare un cambio, ok? Molto importante, per favore pesci, in questo momento, ok? Non fatevi prendere le vostre depression possoniane, ok? E che cosa, guardate, una caso, che cosa arriva per voi? La piramide. Qui è il contatto con la terra. Se io metto i piedi nella terra e sono in contatto con i miei piedi nella terra, sono ben centrata nella terra, a quel punto io posso salire alla fonte e ricevere tutti i messaggi di tutto ciò che mi serve. Ma ciò che vi è richiesto in questo momento, quando anche meditate in contatto con la terra, ok? Con l'elemento terra, la grande madre, il grande nutrimento. Ritornate, mi viene a dirvi pesci, ritornate a sentire il grande nutrimento che deve arrivare tra voi, accettate questo grande nutrimento, ok? Andiamo con le carte del sole e della luna. Tradimento, vedete, voi dovete uscire da quel tradimento, voi sole siete quelle che vi state tradendo voi stesse
perché non vi accettate, perché vi criticate, perché non fate bene, perché non sono stata abbastanza brava, perché non faccio questo, che mi manca, no, smettete di tradirvi, abbiate fiducia, trasformate quel tradimento in fiducia, veramente, e anche per uno viene da tirare fuori un'altra, fidatevi di voi, Poisson, fidatevi di voi veramente, fidatevi di voi e guardate, e se vi fidate di voi quel tradimento voi lo trasformate con Giove nella grande abbondanza che viene verso di voi, quindi mettetevi in contatto con la grande madre, ricevo quel nutrimento che io lo sento quel tradimento che c'è dentro di me, ma quel tradimento lo trasformo in fiducia prendendo il nutrimento e a quel punto Giove mi manda il suo miele sulla mia testa affinché io possa fare la mia evoluzione e possa ritornare veramente in contatto qui e ora su questa terra, in questo momento dove sono e chi sono, facendo piccoli passi e a ogni passo ringraziando di dove sono. Grazie Poisson, grazie a tutti di avermi ascoltato e grazie e alla prossima luna e tra qualche sera noi faremo la diretta per la nuova onda incantata del serpente rosso, meraviglioso. E se avete bisogno sapete dove trovarmi e se avete voglia di venirmi a trovare scrivetemi, io vi aspetto e vi porto a camminare nella mia terra con qualcuno, come dico io, che ha appartenuto, che ha fatto parte della storia. Grazie mille, vi amo, riconoscetevi e amatevi. Vi amo tutti, grazie mille, ciao!